Carissimi amici, buongiorno, di nuovo bentornati. Oggi faremo un dolce classico della tradizione italiana, perché faremo la torta della nonna. E io adoro mangiarla quando è bella fredda, anche di frigorifero, perché dentro c'è quella crema che ha la scioglievolezza in gola e mi fa impazzire, come si dice a Roma. E allora, adesso ci vediamo come al solito gli ingredienti, la ricetta, e poi durante il video, come al solito, qualche piccolo consiglio. Oh, mi raccomando, iscrivetevi, questo è il consiglio più importante che dovete ascoltare. Ci vediamo dopo. Allora, per cominciare a fare la torta della nonna prepareremo prima la crema pasticcera, così ci sarà tutto il tempo per farla raffreddare, mentre invece prepareremo l'impasto per la frolla. Allora, adesso andiamo a mettere all'interno di un pentolino mezzo litro di latte, la scorza di un limone, mi raccomando la buccia deve essere quella edibile, c'è scritto sulle confezioni, io ne ricaverò 3 pezzi. E poi mettiamo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Lo mettiamo sul fuoco e lo scaldiamo dolcemente. Nel frattempo mettiamo 125 g di tuorli d'uovo con 130 g di zucchero e 40 g di amido di mais e mescoliamo con una frusta. Dovrà diventare una crema liscia ed omogenea. Così. Allora il latte è pronto, però chiaramente prima di versarlo togliamo le bucce del limone. E ora andremo a versare poco per volta il latte caldo al composto delle uova, zucchero e amido, mescolando continuamente. E adesso andiamo a mettere tutto sul fuoco. Ci vorranno circa 5 minuti per questa operazione. Eccola qua, è pronta. Adesso la dobbiamo andare a raffreddare e vi faccio vedere come. Allora, mettete la crema all'interno di una bowl, così. Poi prendiamo una bowl con dentro già acqua e ghiaccio. Adesso andiamo a coprire con la pellicola per evitare che si formi la crosta, a contatto per bene, e la faremo così raffreddare velocemente. E questa purtroppo è la parte meno bella di quando si cucina, ma tocca farlo. E adesso, mentre attendiamo che si freddi la crema pasticcera, prepariamo la frolla. Allora, per prima cosa all'interno della nostra planetaria andiamo a mettere il nostro burro. Non dovrà essere né morbido né freddissimo di frigorifero, deve avere ancora una sua plasticità, ecco come questo. Cominciamo a mettere a 1 e aggiungiamo anche lo zucchero. Usate la velocità più bassa, questo vi aiuterà a far amalgamare gli ingredienti, perché in questo momento devono amalgamarsi, non montare. Una volta che si sono amalgamati gli ingredienti, mettete le uova, il sale che io sciolgo nell'acqua, la scorza del limone grattugiata e poi la farina. Prendiamo la nostra pasta frolla, come vedete il cestello è bello pulito. La impastiamo leggermente, vedete non appiccica, quindi vuol dire che è perfetta. Però io farei adesso anche un'altra cosa, io la voglio dividere in 2, perché come sapete la torta della nonna c'è la base e poi c'è la parte sopra che va a coprire il ripieno con la crema. E allora adesso l'abbiamo separata in 2 parti, una leggermente più grande per la base sotto, perché poi ci sarà anche da fare la cornice, e questa da fare sopra. La avvolgiamo nella pellicola. Bene, adesso la lasciamo riposare per almeno una mezz'oretta. Bene, io mi sono trasferito qui nel salone perché di là non ce la faccio a stendere la pasta, non c'ho abbastanza spazio. Quindi adesso andremo a stendere la nostra pasta frolla e la cominceremo a mettere nello stacco. Io, per evitare di aggiungere altra farina, stendo la pasta frolla tra 2 fogli di carta da forno.
Allora, dopo aver messo la prima pasta frolla, la andiamo a bucare sotto con i rebbi di una forchetta e adesso ci andiamo a mettere la nostra crema pasticcera. E ora andiamo a stendere anche l'altra pasta sfoglia. Sì, buonanotte. L'altra pasta frolla. Allora, adesso noi riprendiamo la nostra torta e ci poggiamo sopra la nostra frolla a mo' di coperchio. E come abbiamo fatto prima, aiutandoci con il mattarello, toglieremo l'eccesso di pasta. Oh, con la frolla rimasta fateci dei biscottini o che ne so, qualche tortina, ma no. Ecco qui. Adesso di nuovo con i rebbi di una forchetta buchiamo la parte superiore, altrimenti si spacca e fa le crepe. Poi con pochissimo albume io vado a spennellare la parte sopra e poi ci andremo a mettere i nostri pinoli. L'albume mi serve anche per permettere ai pinoli di rimanere attaccati alla pasta sfoglia, altrimenti anche dopo la cottura se ne andranno a spasso ed è quello che non voglio. Cerco di distribuirli per bene su tutta la superficie. Ecco qua. E adesso andiamo a infornare a 170 gradi per 45-50 minuti. Facciamo la prova assaggio. Viva le nonne, se fanno ste torte così, sempre viva le nonne. E adesso l'altro assaggio a mia moglie. Buonissimo, mi scioglie in bocca. Facciamo la prova anche con mia figlia, se no dice che non gli faccio assaggiare niente. Beh, Buona. ho capito, ma Grazie. finisce. Grazie.